Ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi un'idea per riutilizzare, rinnovare e decorare una vecchia cornice che magari non vi piace più. Seguitemi passo passo per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli per realizzarla anche voi e mi raccomando, se avete domande o dubbi scrivetemi qui sotto, io come sempre sarò felice di rispondervi. Se vi piacciono tutorial come questo, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Vera Lucia Almeida de Quadros che mi segue dal Brasile, Patrick Alfonso che mi segue addirittura dal Guatemala, Valentina Bruno e Tonia Catalano. Ora passiamo al tutorial, seguitemi! In un tutorial di qualche tempo fa vi avevo mostrato come avevo decorato una cornice che aveva un vetro rotto. La forma e il colore della cornice mi avevano fatto pensare al Pac-Man, videogioco che aveva spopolato negli anni 80, quindi l'avevo decorata incollandoci sopra delle perline da stirare. Da quel momento sono passati 3 anni circa e con il tempo le perline hanno iniziato a staccarsi, quindi ho deciso di rinnovare completamente il look della cornice. Per farlo stacco tutte le perline da stirare e i personaggi. Giro la cornice e tolgo entrambi i pannelli e le lastre di vetro, buttando via quella rotta. Passo della carta vetrata a grana 100 per eliminare i residui di colla. Poi passo ancora della carta vetrata, questa volta a grana 150, per uniformare la superficie in modo che il fondo aderisca meglio. Passo su tutta la parte frontale e laterale della cornice del gesso acrilico usando prima un pennello, poi un rullo spugna. Mentre asciuga preparo 2 pannelli da inserire sul retro della cornice al posto del vetro. Per farli uso del cartoncino di riciclo, ci appoggio sopra la lastra di vetro e ne seguo il contorno per farlo a misura. Dopo aver tagliato entrambi i pannelli li inserisco sul retro della cornice e con una matita traccio il contorno di ogni riquadro. Ora passo a ricoprire la cornice con la pasta arenisca, una vernice coprente granulosa che stendo con una spatolina. Trovate i riferimenti dei prodotti nella descrizione qui sotto. Ricopro allo stesso modo anche i riquadri che ho disegnato sui pannelli di cartoncino. Lascio asciugare benissimo, almeno un giorno, cornice e pannelli. L'effetto finale che voglio per la mia cornice deve essere un effetto simil sabbia. Siccome per farlo mi serve un color sabbia che non ho, lo ottengo miscelando un ocra e un beige. Io uso i colori Chalk Paint, Ocra Sahara e Beige Antico in proporzione di 2 a 1,5 circa, quindi 2 parti di ocra e una parte e mezza circa di beige antico. Li mescolo bene per ottenere un colore omogeneo e aggiungo poca acqua per volta, sia per rendere il colore più fluido, sia per cercare di sciogliere i piccoli grumi che si sono formati nella pittura. Ed ecco un suggerimento molto utile. Ricordiamoci di preparare sempre una dose un po' abbondante di colore, soprattutto se è ottenuto miscelando colori diversi. Se per caso infatti lo finissimo e non abbiamo ancora finito di dipingere il lavoro, sarebbe molto difficile riuscire a ottenere la stessa identica tonalità che abbiamo appena finito di usare, quindi il lavoro alla fine rischierebbe di risultare rovinato perché si noterebbero le differenze e gli stacchi di colore. Passo a dipingere l'intera cornice davanti, sui bordi e sui profili interni di ogni riquadro. Dipingo anche i pannelli di cartoncino. Lascio asciugare bene tutto, poi passo una mano di pittura dorata.
Uso questo tubetto di vernice che, a essere sincera, non mi piace tantissimo perché quando l'ho comprato pensavo che fosse un dorato coprente e invece non lo è, rimane abbastanza trasparente. In questo caso però fa proprio al caso mio, perché quello che voglio per la mia cornice è che l'effetto finale sia luminoso ma non come se fosse placcato oro. Lascio asciugare ancora tutto bene. Quando è pronta, finalmente posso passare all'assemblaggio finale della mia cornice. Inserisco sul retro sia i pannelli di cartoncino che quelli della cornice e li fisso. Poi scelgo le conchiglie più belle che ho e faccio delle prove di posizionamento. Attenzione con le conchiglie, vi consiglio di comprarle. Anche se da bambini, per la verità, tutti quanti, quando siamo andati al mare, abbiamo sempre raccolto delle conchiglie con cui fare lavoretti a casa, in realtà questo è vietato dal codice della navigazione. C'è un articolo specifico, infatti, che è il 1162, che vieta espressamente, pena multe salatissime, di raccogliere sabbia, conchiglie, eccetera. Pensate che questo codice della navigazione è stato redatto addirittura nel 1942. Quindi non è vero quando qualcuno vi dice che prima si poteva fare e adesso non si può più. In realtà non si sarebbe mai potuto fare. Ed ecco il trucchetto. Per attaccare le conchiglie alla cornice, anziché usare la colla a caldo, uso del silicone sigillante universale. Questo prodotto è adatto per incollaggi resistenti su superfici non porose e lo preferisco alla colla a caldo per evitare che con il tempo le conchiglie si possano staccare. Come vedi, il procedimento è molto semplice e in questo modo puoi rinnovare anche tu vecchi quadri o cornici da usare per arredare la tua casa. Io sono davvero soddisfatta del risultato. In casa mia questa cornice è perfetta per decorare la parete un po' triste e disordinata che ho dietro la tastiera del letto. Io vi ringrazio tanto per la compagnia e spero che questa idea fai da te per decorare casa rinnovando una vecchia cornice vi sia piaciuta. Spero anche che i suggerimenti e consigli che vi ho dato vi possano essere stati in qualche modo utili e possiate trarne spunto. A questo proposito, fatemi sapere com'è andata, se proverete poi anche voi a rinnovare una vecchia cornice o un vecchio quadro. Io vi aspetto anche su Facebook e su Instagram, dove condivido progetti e lavori che non trovate sul canale YouTube. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi il vostro like e condividetelo con le vostre amicizie sui social. Io vi aspetto fra pochi giorni con un nuovo tutorial e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!